Salute a tutti, mi presento, sono Pierre Jean, abito in Corsica, che è un'isola in un mare Mediterraneo, parlo corso, una lingua latina, e io abito in una parte nord dell'isola. L'isola ha due tipi di lingue di radio. Allora io parlo la lingua di un nord di Bastia, più grande, la città più maggiore dell'isola. Oggi giocheremo a un gioco appena particolare che sarebbe che devo far indovinare parole a tre altre persone che parlano una lingua latina ma mica il corso. Allora, ecco sono i miei compagni, vi lascio presentare voi stessi. Mi nombre es Victoria y mi lengua materna es el español. Yo soy de Uruguay. Hablo español, obviamente, hablo inglés, italiano y un poquito de portugués. Salut, mă numesc Nick, eu vorbesc română pentru că vin din România, vorbesc și eu puțină spaniolă și pe lângă română mai vorbesc și germană și engleză. Ciao a tutti, mi chiamo Simone, vengo dalla Svizzera italiana, parlo italiano standard con delle variazioni regionali e capisco anche il dialetto ticinese, quindi regionale, che è una variante del dialetto lombardo. E tra le altre lingue parlo l'inglese, poi a scendere tedesco e un po' di francese e un po' di spagnolo. Ah, bello. Penso che cominceremo un gioco. Ecco. Allora, la prima parola che proverà da farvi indovinare è una parola che parla che designa un animale. Allora, questo animale è un animaluccio, è ciugo, ciugo ciugo. Si trova in quasi tutte le parti del mondo. In generale, la gente lo trova bello. È un animale ciugo, bello. Cosa posso dire? Ha sei zampe e due ali. Tutto vabbè? Bravo. Capite? Avete bisogno di un altro indice? Ai spus că este un animal mic? Mhm. Yeah. Victoria? ¿Es un animal o un insecto? Ah. Ha sei zampe. Sei zampe. Allora, sì, è un insetto. Non è mica un animale normale, è un insetto. Simone? Ha dei colori particolari? Yeah. Yeah. Vola in giro, si nutrisce di fiori, generalmente, generalmente, si nutrisce di fiori. Ce ne sono parecchi tipi, di giorno hanno tanti colori di giorno. Di notte non sono mica gli stessi. Altre domande? Um, În ce habitat locuiește această insectă? În pădure? Pot să găsesc prin casă, probabil? I due. Puoi trovare in foresta, puoi trovare in casa. Normalmente sono piuttosto nei campi onde ci sono i fiori. Dopo, vera che in casa ci sono, ma non sono mica gli stessi. In casa vengono per il cibo. Si mettono tanti biscotti, tanta farina. Eh, e non sono mica ben visti. Quelli che si trovano in casa non sono mica ben visti. Quelli che sono nei campi, in foresta o fuori di radio, questi qui sono belli e sono ben visti da tutti, per la maggior parte. Dopo, questo insetto è particolare perché è bello, ma quando si vede da vicino non è mica bello, eh? È un insetto Simone? che passa dagli stadi diversi? Yeah. O insectă care poate să zboare?
care are arici. Ye. ¿Tiene 4 alas? Non conosco mica la cosa, ma quando si vede così si può dire che Ye ha quattro ali, ma per me sono due, ma Ye forse sono quattro. E ha anche, come si chiamano, le antenne. Ujú. Come chiedevo a Simone, quando nasce un po' mica bolla, quando nasce già in terra e poi dopo evolueggia. Pensate Ok, che avete un'idea? sì. Yeah, Nico? Allora, conterà giù fino a 3 e a 3 mostrerà a parola chi pensate chi sarebbe. Eh? Allora, Ujú. 1, 2, 3. Libélula. Fluture. Farfalla. Ok? E allora, in corso si dice opla, Mm, farfalla, ma come vi dicevo in introduzione, abbiamo tanti modi di parlare corso e in una ragione si dice farfalla, ma ci sono ragioni onde si dice anche, come faccio? Qui Baraulilla, Barabatula, Ciotta e tant'altri. Ci sono, penso, più di 20 parole diverse per dire a farfalla. ujú. Sí, en Ok. español es mariposa, no es Mm. libélula como yo había pensado. Yeah, yeah. Hai già capito che... Perché allora, se gira una libellula, normalmente aveva già detto che gira vicino all'acqua, Ujú. per questo. Ma io capisco ciò che... Fa anche Nico? più rumore la libellula. Eh sì, Sí. vero. Eu am avut dreptate cu fluture. Mm. Yeah, fluttere, è Fluture, bine. farfalla. Allora, farfalla è una parola appena speciale perché in tutte le altre lingue c'è una parola che non è mai la stessa. Ok, penso che possiamo andare avanti e fare la seconda parola. Allora, la seconda parola che vado da fare indovinare è una parola che designa un lavoro, un mestiere, una professione. Allora, questa professione, questo lavoro si fa in generale o uomini o donne, ma da me generalmente sono piuttosto gli uomini che la fanno. Ehm, In generale sono in squadra di due o tre persone, ma accade che siano solo una persona, però ma non è mica tanto comune. Una sola persona non è mica tanto comune. In generale sono due o tre. Spesso si fa di notte o se mica di notte presto a mattina, perché fanno tanto rumore. So gente che vengono in città con camion per pigliare i posti con mulizzo, i contenitori di mulizzo. Mi seguite per ora? Avete bisogno di aiuto? Vittoria? Estoy procesando la información que dijiste. Ok. Nico? Nu știu dacă am înțeles corect. Este vorba despre un vehicul? Yeah. Mm. Un camion? Yeah. Normalmente è un'organizzazione della città o del paese che si occupa. Allora, dipende. In generale, perché normalmente c'è un'organizzazione che è fatta da città, emerie che fanno, impiegano sta gente
per chi vengono a, come si dice, per pulire la città. Mhm. Ma ci sono anche società private che lo possono fare, dopo dipende dai comuni. Da Mhm. me so che nella mia città c'è a città che paga sta gente per farlo, dopo dipende. Eh, Nico, capisci un po'? Am înțeles că este un vehicul. Ok. Și am înțeles că are ceva de a face cu 2-3 persoane, oameni. Ok. Allora, sono persone che lavorano per... Come ti posso spiegare? Per fare... Deci este vorba despre persoana care conduce acest vehicul. Yeah. Una persona che conduce un veicolo e dopo in generale ci sono uno o due altre persone che sono d'arredo. Și este Si vorba despre mettono persoanele care sunt d'arredo în al plus. camion. Dimmela di E- nuovo. Este vorba despre persoanele care sunt în plus față de conducător. Da. Yeah, una persona che è davanti per conduce e due altre che sono fuori per fare un lavoro vero, un lavoro stesso. E questo lavoro è di pigliare un mulizzo e robe che non sono mica pulite per metterle in un camion. E una volta che sono in camion, vanno in un posto per distruggerli. Capisci appena meglio o no? Cred că da. Sono persone che puliscono a città. C'è gente a chi non piace mica quando egli vengono perché fanno un rumore, fanno un tazzo monumentale. Ma se un vengono a città puzza, pensi che capisci un po' meglio o mica? No. Eu, Vittoria? Sí, creo que la tengo. Ok. și Simone eu penso sunt che... gata. Anche io penso che ce l'ho. Ok. Nico? Come si? Sunt pregătit. Oh, bon. Allora, se siete pronti, potremmo fare vedere a parola. L'avete tutti scritta? Ujú. Sì. Sì. Ok. Allora, come l'altra volta, conto tre e a tre potete dimostrare. Allora, uno, due, tre. Recolector de basura. Oh. Mhm. Ay. Pasag... Întâi am scris Ay. cuvântul pasager, dar Mm. după ce am văzut ce a scris Victoria, cred că este vorba de conductor. Simone? In italiano netturbino, però ci sono tante parole per dire questa professione. Ok. Es Allora, la in persona corso... que Dimmi, Vittoria. es la persona que recoge la basura. Esatto. Oh. Allora, in corso si dice un spazzino o un spacciarino. Ujú. Allora, Nico, hai capito o mica? Da, m-am încurcat un pic în cuvinte, dar cred că am înțeles în final despre ce este vorba. Allora, dici cosa pensi che è. Scrivilo. Ah, um, conductor. Allora, in rumeno di ciò che ho visto, penso che è gonoier.
Un gunoier este o persoană care strânge gunoi. Gunoi, Die- care seamănă un pic cu cuvântul garbage. Ja. Die quiz. Oh! Se pare că eu eram total pe lângă. Nu, stați un pic, da. Hai Dacă este vorba hai de... capito o fatto di un camion e di un passaggero? Che quello Eu credeam că este vorba de un conductor în tren. Ah, de tren. Strânge bani. Ok. No. Ah. Ci stavo per parlare in rumeno. Allora, quello che conduce un camion, così, Mhm, mhm. e dopo ce ne sono due altri da redu, che vengono a pigliare un mulizzo e Da. gunoier. Gunoier. È appena difficile da capire. Mhm. Da, m-am grăbit un Vabbè. pic. Bon, adieu provato. Ok, allora penso che potremmo provare a terza parola. Allora, a terza parola c'è una parola che non so manco descrivere per subito. Sarebbe una cosa corporale, di una cosa che si trova nel corpo di esseri, siano umani o animali. Allora, sta cosa ci vuole sapere che si trova gli esseri umani e certi animali, mica tutti, i mammiferi soprattutto. Di per l'umano, per esempio, dipende di quale. Mica tutti sono uguali questa cosa qua. Per esempio, so che Eone ne hanno di meno e ciò che ne hanno spesso provano a distruggerli, non gli piace mica. Spesso, mica tutte. Per ora capite, avete un'idea, avete bisogno d'aiuto? Deci este o locație unde oamenii au grijă de animale. Mm, Unde ajută animale. no. Nu. C'è una cosa, come un obietto, un oggetto, qualcosa che abbiamo non da noi. Gli animali anche l'hanno, egli, anche animali hanno questa cosa. Deci Es una parte del este... cuerpo. Una parte di un corpo quasi, fa parte di un corpo. È una cosa che sta sulla superficie del corpo. Allora, Nico, tutti gli uomini in generale ne hanno. Tu ne hai. Ne hai. Aua ne hai. Io ecco. Deci eu nu am așa ceva. Hai. Am. Yeah. Si può nutrire anche, come dire, anche non ta destra, ma quando sono non ta destra non si chiamano lo stesso. Non è mica lo stesso nome. Nico, hai bisogno? Deci este ceva ce am Yeah. cu care pot să fac ceva. Fa qualcosa, poi buttarli via.
Non c'è mica tanto da fare con questi, eh. Non t'ho braccia, penso che ne hai. Non t'ho braccia. Non Mm, t'ho faccia. mă gândesc la ceva, dar tot nu cred că am înțeles cu totul despre ce este vorba. In i tempi, in un passato, l'uomo ne aveva tanti, 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 tanti. Il corpo era coperto di sta cosa qui. Aha, aha, da, Yeah. ok, da. E ora abbiamo perso tutto, quasi. E io ne ho aiutato, Mhm. ma... Anche io. Allora, pensate che avete tutti capito ciò che è? Sì. Ujú. Penso sì. Nico, pensi che l'hai? Am scris. Ok, allora, conto tre. Uno, due, tre. Bello. Ok. Păr. E pelo o plurale peli? Ok. Allora, per lo spagnolo non sono mica sicura, io non parlo mica tanto spagnolo qui, allora è appena difficile per me. Ma... Porque para nosotros, pelo es, por ejemplo, el de la cabeza Ah, y ok. el del cuerpo es bello. Ah, ok, allora... Allora, in corso, mica tanto lontano dall'italiano. Allora, eh, c'è un pelo per me e io dico u belo o i belli, ma in un sud dell'isola si dice u pelo. Allora, io ho già preso questa parola perché è appena speciale. Come ho già detto, in un sud dicono u pelo. Pelo, se pigliate a parola latina, a parola latina di pilum. Pigliate a M, a buttate via e avete pillu. A parola latina che è stampata, è la stessa. Noi in un nord parliamo appena più come italiano, allora bene lo stesso. Ok. Avete avuto di difficoltà per capire questa parola? Nicoie! Mă simt. Vittoria, come ti Mm, sembrate? La palabra pelo y para mí era bastante similar también porque la usamos nosotros. Es como que la más precisa es bello, pero pelo también se puede usar en algunos contextos. Ok. Um, Oh, în română nu este chiar așa mai mult, cum a spus și Victoria, avem două cuvinte, odată avem păr, plana. păr, ca părul din cap, și avem Ok. blană Mhm, pentru părul care este peste tot, mhm. dar cuvântul pelum, cum ai spus, seamănă mai mult cu piele, care e pielea. Ah. Yeah. Pielea. Bah, per me in corso in questo c'è a Bella. Da. Ujú. Ok. Bon, se siete pronti possiamo passare a quarta parola. Ok? Allora. Uh. Questa sarà un'altra cosa. Allora, a quarta parola, che vi farà giù indovinare, c'è un frutto. Ok? Allora, non è mica un frutto classico. C'è un frutto che non si trova dappertutto. Di ciò che ho visto e trovato su internet, sto frutto e l'albero che fa sto frutto si può trovare in tutta l'Europa, ma soprattutto onde la temperatura è abbastanza dolce. Intorno al Mediterraneo ce ne sono un sacco.
Dopo ci possono essere in Cina, ho letto, o anche in America, ne hanno. L'alberi che fanno questi frutti sono alberi alti. Ehm, Sto frutto qui è ciugu, ciugu, marrò, e assomiglia un po' a una noce, già appena come una noce. Però capite, seguite, O sea, Vittoria? es un fruto marrón, Mhm, chiquito mhm. y está en Europa principalmente. Yeah, vera. In Uruguay non so mica se la vede. Ujú. ¿Es algo que se come en el periodo de Navidad? Allora, sto frutto comincia a crescere, credo, d'estate e potremmo cominciare a raccoglierlo d'autunno, fine autunno. Ujú. Allora, è prossimo di Natale. Nico? Mă gândesc la două fructe, dar niciunul din ele nu e chiar mic Mhm. și nu sunt sigur că vreunul din ele crește în Europa. Ah, Simone? Non ho capito molto. Un frutto secco, come la noce, quindi. Può Appena io. essere che viene a due o da solo? Allora, qui vi darà un po' più indice. I modi di mangiarlo. Per mangiare sto frutto, quasi nulla, quasi nimo, un mangia così. Un si mangia così. Ci vuole farlo bolle o arrostare al fuoco. In una padella si mette dentro, si fa arrostare e quando è arrosto come si dice, c'è una pelle sopra, ci vuole buttare via sta pelle e dopo si pone a mangiare. E anche quando cresce non si vede mica, perché innanto all'albero c'è un'altra cosa che è più grossa, più maior. All'inizio è verde, dopo diventa marrone, ma ha tanti Ok, spinci. Mm? da, Questo da me si cred că știu chiama acum. un gicciu. E Ok. dentro il gicciu c'è un frutto e ci possono essere due, tre, quattro a volte, boh, più di quattro no, ma so così. Dopo si può mangiare una volta che già è arrostato, si può mangiare quando è bollato. Noi da me lo facciamo come una farina e possiamo fare dolce, torte, cose così. Vittoria? Sí, creo que la tengo. Ok. Nico, come si? Și eu. Ok. Simone? Ce l'ho. Ok. Allora, conto tre e possiamo andare. Uno, due, tre. Ah. Castaña. Oh, Yeah. Kiwi. Castagna. castaña. Yeah. Ok. Nico, ora che hai visto le parole degli altri, cosa pensi? Deci să înțeleg că iar am cuvântul greșit, nu e corect. Ok, faccio vedere in corso. Simone non sarai mica sorpreso, eh? Castagna. A Castagna. Mm. Allora, io a Castagna so di Bastia e abbiamo una pronuncia appena speciale perché a S e a T femo sh, Castagna.
Ma e tutto. Nico, pensi che hai capito? Tot nu sunt sigur că am înțeles ce este. Este o nucă? Allora, in rumeno si dice castan. Deci este castan. Dipende. Eu nu știam că nucile sunt fructe. Ma è appena difficile. Un frutto di un albero, anche noi so frutte, quindi... Castană. Castana. Ok. Yeah. In dialetto si dice più come con una sh, castegni. Spesso le lingue latine lo fanno, spesso. Ho inteso tante altre lingue regionali d'Italia che agiscono così. Vuol dire castano. Boh, Nico, scusa, non ho mica spiegato bene. Se întâmplă. E ora udiciu la vide capite che hanno Eu înțelesesem de la tine că interiorul este verde. no, e fora de verde. Quando cresce, udiciu e verde. Coaja este verde, ce e prin afară, exteriorul. Ok. Esatto, di questo. E quando cresce, dopo diventa marrò e in dentro è tutto marrò. Da, înțelesesem Marrò invers. scuro, Mhm. Ok, allora, penso che possiamo andare a parole finale. Allora, Nu chiar. a parole finale, tratta di un animale, ok? Di un animaluccio, di un animaluccio, torna. Questo animale è di un mammifero. Allora, questo animale so che si trova in quasi tutto il mondo. Si trova facilmente. Io lo vedo di più di notte, ma so che di giorno, anche di giorno si trova. Non è mica un ruditore, non è mica un ruditore, ma assomiglia tanto a un topo o a un tubuccio. Mi seguite per ora o mica? Vittoria? Ok, Nico? Poți să ne spui ce mănâncă acest animal? Questo animale mangia insetti. Capito? Și ai spus că este un rozător. No, non è mica un rudatore. E un mic. ¿Es un animal doméstico? Allora, di ciò che ne so io, no. Ma forse c'è gente che l'allena e io non la so. Di ciò che ne so io, no. Si trova in un giardino, eh? E io ne ho già trovato in un giardino, ma non è mica che si... A volte c'è gente che lo piglia per metterlo in un giardino per mangiare tutti gli insetti. Orice fel de insecte, nu vrei insecte specifică. Non credo. Questo animale, per aiutarvi appena di più, i peli di questo animale sono arricci, sono dritti e arricci. E quando ha paura, s'affagiola come una palla. Bon, Simone, penso che vabbè. Sì. Vittoria, capisci? Hai un'idea? Sí, creo que tengo una idea, pero Se vamos a hai ver. domande, chiedi, se hai domande, falle.
Ah, yo he visto, creo, de estos animales que tienen la panza blanquita Yeah, y la parte superior quizá un poquito más marrón. yeah. Marò, grigia, dipende. Ujú, Sono tante razze. Eh, ok. Nico? Și este un mamifer. E un mammifero. Uh, mai băgat într-un colț, habar nu am. Allora, come ti posso aiutare? È un mammifero ciugu, Ciucu, mic. ciugu, mic. A sua Și pancia, mănâncă... come diceva Victoria, l'ha detto, a sua pancia è bianca. Bianca. A sua pancia è Mhm. bianca Da. e nanta a schiena ha i peli dritti, arici. Adică spinoasă, cu țepi, țepoasă. Mm. Bănuiesc E că ciugu, eh? È ciugu come mammifero, eh? Non è mica... cam cât de mic, cam atât. Oh, allora, da me, a casa mia, ce ne so che sono così, altri che sono appena un po' più larghi, Mhm. ma Da, sono cred appena că come am o idee. topi. Am scris ce... E quando marciano merge hanno în, tante cose da redo. Strascinano tutto. și merge în 4 picioare. Quattro zampe. Yeah. Mhm, mhm. Tot nu sunt sigur, dar am scris aici și... Hai scritto. Vittoria. Ujú, creo que sí. Ok, Simone? Penso di sì. Boh, vabbè. Allora, proviamo. 1, 2, 3. Erizo. Ok, Arici. ok, Riccio. ok. Dai, stavolta sono contento, dai. Am Che avut Allora, dreptate de in data asta? italiano la castagna è dentro al riccio, quindi la Yeah. stessa parola per dove stanno le castagne e l'animale. Yeah, in corso è quasi gli stesso. Ok. Ujú. In Cum e în... corso si dice Uricciu. Ecco, Uricciu è bera chi a castagna è dentro Udicciu o Uricciu. Mhm. Dipende. C'è la stessa parola, c'è solo a prima lettera che è cambiata, ma c'è lo stesso. Uricciu è una palla con Mhm. zeppi. Ujú. Ecco, Sì. questa parola qui l'avete capita? Beh, penso. Ujú. Yeah. Anche tu, Nico, stavolta è andata bene. Da, de data asta m-am prins și eu de șpil. E ciò che è appena speciale è la parola spagnola che hai detto tu, Vittoria, assomiglia tanto alla parola francese. Ah, sí, ¿cuál es la palabra francesa? Hérisson. Ah, Hérisson. Assomiglia tanto. Come vi è sembrata? Queste parole come vi sono sembrate? mm. A mí, por ejemplo, lo que me pasó es que te entendí un montón cuando estabas hablando y quizá la parte más difícil era tratar de adivinar cuál era la palabra, pero no tanto entender la conversación. No sé si a los demás les pasó también. Mica Um, male. Nico, per te è vero che il rumeno è appena scambiato da un latino e le altre lingue latine, quindi per te da, è appena più difficile. la mine a fost un pic mai dificil să înțeleg cu totul, dar până la urmă ne-am înțeles. Piano piano, parlando piano, si può capire.
Boh, per Simone penso che era un gioco di ginocchi, eh. Ma un po' come Victoria, cioè era il gioco, un indovinello con qualcosa un po' di più. È un Il corso frutto è stato un po' italiano. difficile, il frutto Eh. ho fatto più fatica. A Castagna l'ho scelta perché da me, in Corsica, a Castagna è importantissima. Femo tutto con la castagna, boh, in i tempi, a ora meno, ma Anche da sempre a noi in ora, passato era e, molto importante, è un alimento e, base. ecco, era un alimento di base perché da noi non c'era nulla. Sono i genuesi che l'hanno portato in all'isola e di poi si fa tutto con questo. Noi mangiamo uno dei nostri piatti comuni e culturali, di Apulenda, e Apulenda di Mm. castagna. Mhm. Mm. Norbert? And the funny thing is that kasztania in Polish is kasztan. Oh! Yes, so we pronounce it in a similar way with the sh sound. Kasztan. Yeah, that's something that is very common. I guess. Yes, of course. Yeah, that's cool. So you did it. We kind of did it. I kind of did it. Nick, you guessed most of the words. I guessed them after the fact, most of them. Like after we all showed up what we thought it was. Well, to be honest, I was more confused because, like, first of all, I didn't know that nuts were fruit. So, Yeah, yeah, 'Cause- that's something else. yeah. And second of all, I didn't know that hedgehogs eat insects. I had no idea. Well, to be fair, When I asked that question and you said that that it eats insects, I was like, but to be honest with you, I didn't know. Like I had to check that for the words. When I checked, I discovered that it eats insects I never knew before. But actually, it's the reason for that is misrepresentation of hedgehogs in the media, because they're always represented with apples, on their Oh. backs, carrying apples or fruits. So Yeah, it's funny. And actually, for an advice, for a moment, I don't know if you guys are gamers, but I thought of saying, there is a famous blue one, like Sonic the Hedgehog. yeah, Sonic the Hedgehog. So, Yo lo Yeah. pensé. that would have been risky though, because yeah, that's why I didn't say it. that Because would either confuse everybody or help everybody out. That would be a gamble, but it worked Yeah. out, so that's good.